abbiamo rischiato la vita. Daniele si è piantato dopo 3 metri, ha scavato una buca grossa come la moto, geniale. Según esto, I am in top. Ok. I am in top. Perfetto. Ok, l'asfalto è durato 45 secondi. Lì in lontananza dovreste riuscire a vedere abbastanza bene l'Armatan. Ok. Fate scherzi. Qui ragazzi stiamo passando veramente fuori dalle rotte turistiche. Let me see your face. Ormai un secondo e come al solito abbiamo attirato un pochino l'attenzione. Una delle strade peggiori e più noiose da quando ho iniziato il viaggio in Africa. Porca miseria, 300 km di polvere. Quanti anni insieme su una strada così non ve la riesco a raccontare. Ecco com'è la strada da queste parti, Che piacere! 100 km così ragazzi. Magari se apri non è che fai un dispiacere, Sci tua. Ora devo andare a chiappare a Daniele. Fanciulli, buongiorno da Nate Tingu, nel nord-ovest del Benin. Ci siamo fermati circa 3-4 giorni qui in questo piccolo paradiso. Siamo fatti qualche girettino così internos senza registrare. Ieri siamo andati a vedere una bella cascata e ho fatto a Dani: dai, io ho trovato una stradina sterrata, dovrebbe essere molto facile. Abbiamo rischiato la vita. A parte che vabbè, qui è tutto abbastanza scivolosetto, c'è ghiaia talvolta profonda e sabbia un po' dappertutto, ma a un certo punto è partita una salita impettata così che io sono riuscito a farla per miracolo, non si sa come. Daniele si è piantato dopo 3 metri, ha scavato una buca grossa come la moto e abbiamo provato ma niente, e quindi ci siamo dovuti rigirare e mestamente andare a prendere la strada asfaltata, mentre 2 signori local, di cui uno anche abbastanza in là con gli anni, con le loro motorette allegramente andavano nella direzione da cui noi ci siamo dovuti rigirare. Un'umiliazione di quelle proprio storiche. Adesso dobbiamo ricaricare la SIM card, perché avevamo caricato 1,8 GB appena entrati in frontiera, giusto per avere un po' di dati di emergenza. Però qui la wifi in questo posto prendeva soltanto nel ristorante, quindi poi in camera anche solo per fare qualche ricerchina l'abbiamo utilizzati. Poi mensa, forse dell'acqua, e poi oggi andiamo un po' allo sbaraglio, perché comunque insomma il Benin è un paese molto molto pianeggiante. Ci sono un po' di montagne qui intorno, però noi siamo praticamente al confine con la zona pericolosa, praticamente 20-30 km a nord da qui, e inizia la zona che è soggetta ad attacchi, credo per lo più jihadisti provenienti dal nord, Burkina Faso, Niger, cose del genere, e quindi non possiamo andare, è molto, molto pericoloso. Qui invece pare che sia tranquillo. Vista l'esperienza di ieri, direi che avventurarci troppo nelle montagne che ci sono qui intorno, che sono le uniche di fatto del Benin, con le motocariche potrebbe non essere una buona idea, quindi forse ci facciamo uno sterrato che però sembrerebbe passare in una zona pianeggiante, quindi non dovrebbe essere un gran delirio, e poi tranquilli ce ne andiamo verso est. Geniale. Andiamo verso est, però senza grossi piani, insomma, tanto abbiamo un mese e ce lo godiamo così un po' all'arrembaggio. Ok, vediamo qui se abbiamo già la possibilità di ricaricare. Vabbè, io sono un genio del male, sono riuscito a scordarmi di riaccendere la videocamera mentre facevo la ricarica. Adesso vi racconto brevemente a voce. Praticamente qui in Africa sono già tantissimi anni che tutta l'infrastruttura di telefonia non solo è sorprendentemente efficiente,
senso che io mi sono ritrovato in Sierra Leone in mezzo alla giungla a guardarmi i miei video da YouTube. Bye bye. Ma praticamente le compagnie telefoniche fanno anche un po' le veci delle banche, quindi si possono effettuare i pagamenti e ci sono questi chioschettini praticamente ovunque. Veramente riesci a ricaricare proprio dove vuoi e puoi fare sia delle microscopiche ricariche da 4 spicci, sia noi adesso abbiamo fatto una roba un po' più impegnativa perché abbiamo già capito che la situazione wifi è abbastanza preoccupante, quindi abbiamo fatto 20.000 franchi che sono circa 30 euro per 50 gigabyte per un mese. Adesso Benza, che spero sia da queste parti. Here on the map I don't see any gas station this direction, but I don't know, maybe there are. 100 kilometers. Yeah, me too, even more, but we are going quite in the middle of nowhere. Allora, Benza, proviamo. Perché mi devi far mettere la parte complicata? Perché vi piace complicarvi la vita pure a voi. Ha senso. Madonna. Ok. Complet, s'il vous plaît. Prima? Complet. Ok, stop. Et un peu ici, un peu. Ok, that's it. Stop. I don't have. Ok, merci. Donc on laisse, ça sont stickers quoi. Merci beaucoup. Attention. So when I put the direction, según esto, I am in Togo. Ok. I am in Togo. Perfect. Okay, so I go. So you follow me. Okay, first I have to arrive to Benin. Vámonos. Ok, l'asfalto è durato 45 secondi scarsi e arca trota. E questa che doveva essere la strada principale da cui poi saremmo andati a prendere la strada sterrata, in realtà è sterrata pure questa, quindi posso solo immaginare quell'altro sterrato che potrà essere. Ok, allora questo è l'incrocio dove dovrebbe cominciare lo sterrato. Esto me dice que a la derecha. Sì, this is the dirt road. We try? Yeah. Ok. Vamo. Ok, lì in lontananza dovreste riuscire a vedere abbastanza bene quella sorta di nebbiolona che non è nebbia, è polvere. È l'Harmattan, questo vento stagionale che spira normalmente da novembre a marzo e porta vento e quindi parecchia polvere anche della sabbia dal deserto del Sahara fino all'oceano, in particolare in direzione del Golfo di Guinea. È cominciato qualche giorno fa, siamo all'inizio della stagione secca, è un vento caldo ma non troppo. Anzi, devo dire, fa anche piacere avere del vento perché di solito ce n'è veramente pochissimo in Africa. E al di là del fatto che non si vede una ceppa a distanza, però ha come risvolto positivo il fatto che la polvere che creo alle mie spalle dovrebbe andarsene abbastanza rapidamente e il fondaio non se la dovrebbe respirare tutta quanta, perché di solito il problema è che non essendoci vento
quando tu passi magari un po' alle grotto tiri su parecchia polvere e poi quella rimane sospesa nell'aria per 10 minuti. Questa zona del Benin mi ricorda molto la Guinea, molto rocciosa, polverosa, con tante rocce sia piccole che proprio stratificate che affiorano dal terreno, e da fare un pochino attenzione. Qui siamo tra i tropici, c'è un problema che uno se non ci viene non ci pensa: il sole per buona parte del giorno è verticale, adesso sinteticamente, e quindi sia le buche che i sassi sporgenti praticamente non fanno ombra, quindi non hai l'aiuto dell'ombra per individuare tutte quelle che sono le asperità del terreno, e spesso ti ritrovi o con delle rocce sporgenti o con delle buche magari non enormi ma abbastanza profonde e spigolose da mangiarti un cerchio, e le vedi all'ultimo secondo, quindi bisogna stare proprio in campanissima. Infatti si potrebbe andare molto più veloci su questa strada, nonostante ci sia tanta ghiaia, e quindi bisogna fare attenzione, però si potrebbe andare molto più veloce, ma non ci vai perché la prima distrazione fai un casino, spacchi tutto. Rotatoria, proseguire dritti. Di piumini. Ah, è che sono io? Vedi, sto davanti. Ok, fate scherzi. Incredibile come pochi, diciamo, che decina, 200 km, così, poco più, andando verso nord siamo passati da montagne verdissime, rigogliose in topo, a una aridità sempre crescente qui in Benin. In effetti, se guardate la mappa, da qui a salire raggio di credo 300 km, qualcosa del genere, comincia, almeno per come è disegnata sulla mappa Google Maps, comincia il peciolino del Sahara.
Ok, abbiamo riagganciato l'altra strada principale, quindi siamo sopravvissuti egregiamente allo sterrato dello sterrato, che alla fine era uguale allo sterrato numero 1, allo sterrato padre. Qui ragazzi stiamo passando veramente fuori dalle rotte turistiche, Tra l'altro vi ricordo, ho attivato gli abbonamenti per il canale, chi ha piacere di sostenere quello che faccio, di aiutarmi a continuare a farvi vedere il vero che c'è nel mondo, potete abbonarvi, l'abbonamento base un caffè al mese, poi cambia veramente pochissimo, a me aiuta tantissimo per continuare quello che sto facendo. Voi direte, e che stai facendo? Sto cercando di esplorare il mondo, scoprirlo con i miei occhi e cercare di trasmettere a voi il vero, esattamente quello che vedo io con i miei occhi, senza, non litigate, senza artifici, senza sensazionalismi, senza farvi credere pericoli che non ci sono, cose di questo tipo. In altri termini, mi piace l'idea di portarvi in viaggio con me, esattamente come se foste qui con me. Poi ci sono questi pezzi di asfalto totalmente random, durano 30 metri, via così. Tutto il giorno così, vedo la ceppa. Perché devo fare l'anarchico? Let me see your face. Yeah. Let me see your face. Siamo fermati un secondo e come al solito abbiamo attirato un pochino l'attenzione. Sì, oui, merci. Benzinaio, gommista,
venditori di sedie e carriole, multivendolo. Alimentari. Le strade peggiori e più noiose da quando ho iniziato il viaggio in Africa, porca miseria, 300 km di polvere, 200 fatti. La cazzata. Ah, c'è la strada, sì. Questo con sedani che l'avevo già beccato prima, mi sono fermato perché va veloce, non riuscivo a passarlo, che qua poi sta giusto al centro. No, resta qua. Io spero che sedani che siano vuote, perché se questo guida così con i danni che viene, io prendo il casco in chiodo, Pensaba que iba a tener que esperarte más. No, ¿Todo bien? sono super funny. Qué fácil. Hai capito? Pensava di aspettarmi il ragazzo. Comunque è veramente difficile capire qual è il limite di tenuta a seconda del terreno. Qui per esempio era pieno di sabbietta, ghiaietta, talvolta anche un po' profonda, però sentivo la moto che teneva. Altre volte tu vedi queste stradine che sembrano delle innocentissime stradine di campagna, la moto non si tiene dritta. Tu stai lì che ogni metro è una conquista. Poi la cosa tra l'altro è che la mia esperienza personale non sempre, anzi spesso non coincide con quella di Daniela. Certe volte io sto proprio da Dio e lui sta in difficoltà, altre volte il contrario, lui va a 200 all'ora, io non passo da pensionato e prima non stavo registrando, stavamo su asfalto, c'era ovviamente niente da registrare. Abbiamo incrociato dei bambini che sicuramente andavano a scuola perché stavano con la classica divisa color terra. Avremmo passato bambini a bordo strada che camminavano per almeno 10 km. Quindi
immaginatevi questi ogni giorno andate e ritorno, quei poveretti che stanno un po' più lontano dalla scuola, che si fanno sotto al sole con le ciabatte, più fortunati pure con lo zaino sulle spalle, se no con i libri sulla testa, andate e ritorno almeno una volta al giorno per andare a scuola. Grandiosi. Abbiamo dato un po' di vantaggio a Dani, ma non per dare di vantaggio a Pera Polvere, andiamocela a riprendere. Capra. La quantità di insidie su una strada così non ve la riesco a raccontare. A parte la sabbia, i solchi dove passano gli altri motorini, che se ti sbagli e vai in controfase è un casino. Poi ci sono i solchi dell'acqua, poi ci sono delle buche spesso improvvise che non riesci a vedere da lontano perché il sole verticale non fanno l'ombra, e rischi di andare a pacco come faccio 10 volte al giorno le sospensioni, perché stavolta c'è sospensioni molto morbide troppo. L'altra insidia è l'umiliazione, perché questi qua, queste motoracce in 2, in ciabatte, senza cata, a volte in 3, o come quello di prima con le taniche dietro sperabilmente vuote, cioè non gli stai dietro, se ti stanno dietro loro ti passano, quindi la ragazzina te puoi girare, porca miseria. Che fa questo? Ecco com'è la strada da queste parti, quando va bene c'è brecciolino, profondo, bonjour. Che dobbiamo fare? Le da una naranja. Perché c'è 100 che... ¿Tienes moneda? Ok. Alla pano. Qui praticamente devi fare lo slalom, ma ti devi infilare dentro a questo canale. Adesso chioppo, e da cui poi uscire non è per nulla facile, che è l'unica parte dove non rischi la vita, quasi. Poi per il resto sono tutti, forse qui lo intravedete, tutti solchi dritti. E passare dall'uno all'altro è veramente una cosa sgradevole. Come esci fuori c'è la morte. Che piacere!
certo, no? Perché cascano davanti. Diciamo che la guida sulla sabbia in Marocco è servita abbastanza. In serio. 100 km così, ragazzi. Collo! Collo, collo! Guardalo, guardalo, guardalo! C'è poi rimettere l'orologio. Chiedete come sono finito qua. Ok, se Dio vuole ce l'abbiamo fatta. 1 chilometro all'albergo. Daniel già si è incamminato, speriamo che ci sia da dormire. Siamo tutti e due belli stanchi, oggi 300 km di cui la metà di sterrato e per lo più sabbioso micidiale. Però anche molto divertente, tanti pezzi non li ho registrati perché magari cominciava il pezzo difficile ma divertente, così all'improvviso non facevo in tempo ad accendere le videocamere. Se avessi tolto anche solo un dito dal manubrio mi sarei ammazzato, ma ci abbiamo dato giù bello pesante oggi. Volta a sinistra, dove? Qui. No, non posso, tanto sto qua qualche giù. Dove si va? Dove? La strada lì davanti non c'è sulla mappa, ma io la vedo, quindi c'è. E Sto andando proprio così a occhio, perché non ci sono queste strade su navigatore. No, non mi cominciare a fare inversioni a Ugo perché non è il momento. Ma scusate, Svolta a destra. Secondo me Daniele sta ancora in giro per campi. Vediamo che dice quel cartello. Sì. Sei a destinazione. Posso va? Vabbè, magari se apri, non è che mi fai un dispiacere, Sci tua. Terreno più soffice in cui mettere il cavalletto non ce l'avevate? Infatti Daniele non c'è. Sì, poco. Sì. Ma devo andare a chiappare a Daniele. Non essere così disperata. Ragazzuoli, faccio vedere al volo questo piccolo paradiso che abbiamo trovato. Abbiamo addirittura il tavolo da ping pong, moto sono lì. Questa praticamente è una casetta privata con anche fascia carrozze incluso.
Dani, siamo sporchi come non si sa che abbiamo fatto quasi 200 km di sterrata. Molto spaziosa, carina, varie prese, molto grande, bagno gigantesco. Con tanto di armadio. Poi c'è la cameretta di Dani che è più o meno uguale, solo che ha il letto a castello qui, letto matrimoniale per lui e il suo bagno esterno. Tanto siamo solo noi. Toppissimo. Giornata micidiale, mazzo cosmico, quantitativo di polvere, non so a che condizioni sto, lo vedete voi. E niente, ci rivediamo domani.